Buonasera a tutti. Oggi parliamo di un pilastro dell'improvvisazione moderna che è la scala minore melodica. La scala minore melodica è una delle scale che ha più uso e più usata nell'improvvisazione, diciamo, jazzistica moderna, ma anche in un sacco di altri generi, ed è soggetto, come spesso è successo, di un equivoco fondamentale che cerchiamo di dirimere in maniera semplice. In genere, per costruire la scala minore melodica si parte dalla minore naturale, che è quella che ha la terza, la sesta e la settima bemolle, e si alza la sesta e la settima. Quindi la scala minore naturale è questa, e questa qua, da questa si alza la sesta e la settima e si arriva a questa che è la scala minore melodica. Io sostengo che ci sia una strada molto più semplice, che è partire dalla maggiore, abbassare la terza e basta, e siamo già qui. Quindi, perché fare un triplo giro, partire dalla maggiore, poi abbassare la terza, la sesta e la settima per fare la scala minore naturale, e poi alzare di nuovo la sesta e la settima, no? È una strada lunga. Mentre invece, secondo me, è più semplice pensare che la maggiore con la terza minore. Ok? Questo è il primo impianto fondamentale. Poi abbiamo visto che la scala minore melodica, per una sua particolare costituzione interna, suona su vari tipi di accordi. Il più famoso è l'accordo di settima di dominante non alterato, quindi quella che abbiamo suonato ora, che è Do minore melodico, come abbiamo visto nei video sui chord scale voicing, cioè sulla disposizione, la relazione fra scale e accordi. Si costruisce sul quinto grado di un accordo di dominante. Quindi che cosa significa? Che se noi abbiamo Fa settima ed è un Fa settima non alterato significa nona 11 più 13, cioè con le estensioni naturali dell'accordo, abbiamo che, abbastanza semplice, l'abbiamo visto nel video, che questa scala qua, che è il Do minore melodico, suona benissimo sull'accordo di Fa settima di dominante non alterato. La scala minore melodica, come abbiamo visto anche, suona bene, e quando diciamo suona bene, ricordiamoci, non intendiamo che su quell'accordo si suona la scala su e giù. Quello che intendiamo è che la scala minore melodica, nel caso specifico, quinta sull'accordo di dominante non alterato, nona bemolle sull'accordo di dominante alterato, terza minore sull'accordo semidiminuito, eccetera, eccetera, che quella scala contiene un insieme di note con cui si possono costruire una serie di percorsi, oggetti melodici che sono frasi, melodie, non la scala. La scala è dove si pesca per costruire le frasi, le melodie e l'improvvisazione, e non è solo la scala, è anche l'arpeggio, anche i cromatismi che sono all'interno delle note della scala o attorno alle note dell'arpeggio, ma la scala è un oggetto utile. Quindi, come abbiamo detto mille volte, la questione una è vederla immediatamente, vederla molto velocemente, una volta che abbiamo imparato a vederla molto velocemente, esplorare le possibilità melodiche che quella scala ti dà. Ovviamente, se io suono questa scala, la famosa Do minore melodico, che io vi consiglio sempre di vedere fino alla nona, perché fa una serie di, costruisce anche una serie di parti interne, spin, arpeggi, insomma della roba utile, quindi vedetela sempre fino alla nona. Allora, questo oggetto qua suona su un accordo come Fa settima in un certo modo, perché il valore di quelle note sarà riferito a quell'accordo.
ok? E vediamola sempre così, cioè non la vediamo da fa, vediamola da do. Quando io dico do minore melodico, la scala minore melodica dalla quinta, io intendo proprio do minore, quindi come se l'accordo fosse do minore. Questa roba qua, e questo rende molto semplice l'esplorazione dell'oggetto. Noi cerchiamo in do minore melodico, che è una scala che dentro c'ha un arpeggio e che ha una serie di oggetti cromatici, di note che posso aggiungere per creare melodie interessanti con target o le note della scala o le note dell'arpeggio. Questo è il concetto. Ovviamente se lo suono su fa settima, questa sarà una quinta, quindi suonerà, diciamo, semplice, chiara. Questa sarà una settima bemolle, suona in un certo modo. Questa sarà una nona, questa sarà un'undicesima più, o diesis come vogliono dire i puristi, e questa sarà una tredicesima, accordo, intervallo feliciotto, insomma, no? Tredicesima naturale, natalizia dico io. Ok, se ora io questa scala la suono invece su un altro accordo su cui la posso suonare, perché abbiamo detto dalla quinta dell'accordo di settima determinante, dalla nona bemolle di un accordo di settima alterato e dalla terza bemolle di un accordo semidiminuito. Quindi in sostanza dalla quinta di fa settima, dalla nona bemolle di si settima e dalla terza bemolle di la si diminuito. Ok, questi sono i tre accordi fondamentali, ce ne sono anche altri, però questi qua sono i tre. Se ora io suono do minore melodico e vedete che suonerò più o meno le stesse cose che ho suonato su fa settima, ovviamente questi intervalli di cui abbiamo parlato avranno un valore armonico differente, quindi un suono differente. Quindi non basta esplorare la minore melodica in sé, bisogna esplorare la minore melodica su quel tipo di accordo. Quando la minore melodica parte dalla quinta di un dominante, quando parte da una nona bemolle o quando parte da una terza bemolle, eccetera eccetera. Quindi se io ora lo suono su si settima, ovviamente questo do, che su fa aveva un suono molto domestico, molto familiare, molto semplice, su si settima invece è una nona bemolle, quindi un accordo alterato, quindi suonerà più alterato. Questa che era una settima bemolle su fa settima, invece qua è una terza. Questa che era una nona su fa, qua diventa tredicesima bemolle, e quindi si capisce che hanno, vedete, dei suoni molto più stridenti, no? Se vado alla fine e prendo il re, che in fa settima era la tredicesima, su si settima questa è una nona più, e quindi ha un suono e poi risolvere un mi minore, eccetera eccetera. E questo vale anche per la si diminuito o per qualsiasi altro accordo dove la minore melodica possa essere suonata. Ora, spero di essere riuscito a darvi delle informazioni utili e a chiarire un po' anche come vederla questa scala. Come sempre diciamo, la questione non sono le 2000 scale che non sai, la questione è sempre e solo le 2000 ore che non hai passato a suonarne una. Quindi ora abbiamo una scala che è la minore melodica, in questo particolare caso do minore, che ha tre possibili applicazioni e quindi tre modalità di suonare. Vanno esplorate ognuna delle tre. Quindi uno si fa una base con fa settima o che ne so, do minore e fa settima o qualsiasi altra cosa, oppure ve ne scaricate una e passate ore a suonare questo oggetto, questo insieme di note, cercando di farvi guidare dall'unico vero grande maestro che abbiamo, che è sempre e solo il nostro orecchio. Il nostro orecchio è perfetto, il nostro orecchio ha sempre ragione, e quindi noi gli diamo degli stimoli
magari non cominciate così, cominciate notate sempre che io suono do minore melodico, io suono do minore, scala, accordo, arpeggio, questo. Per me questo è l'oggetto relazionato a quel panorama armonico che crea l'accordo sottostante, che in questo caso è fa settima. Spero di essere stato chiaro, spero di avervi dato delle informazioni utili, spero che vi divertiate a pazzi a esplorare questa roba, perché è fighissima. Buona giornata e buon lavoro.